Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico ed è considerato un mese sacro perché proprio durante il Ramadan fu rivelato il Corano. Durante questo mese i credenti musulmani sono obbligati ad astenersi dall'assunzione di cibo, acqua, fumo, dall'alba fino al tramonto, fino a quando poi si riuniscono per un banchetto, chiamato iftar, con familiari e amici. Chi mi segue sui vari social sa che periodicamente pratico dei momenti di digiuno intermittente, principalmente per motivi sportivi. Mi sono quindi deciso a realizzare questo video per condividere un po' quella che è la mia dieta durante il Ramadan o comunque durante questi periodi di digiuno, un po' anche come guida per qualcuno che volesse provare questa pratica. Io seguo a prescindere un piano alimentare molto controllato e anche molto rigido, per cui prendo con moderazione cereali raffinati, carne, latte e derivati e zuccheri in genere. Anche la frutta ha uno spazio molto ridotto nel mio regime alimentare e l'assumo principalmente solo la mattina. Quando pratico il digiuno intermittente tendo comunque a bere tantissima acqua, mediamente un sorso d'acqua ogni 15 minuti per mantenere sempre alta l'idratazione e comunque prendo tisane, centrifughe durante tutto il giorno. A volte mangio anche della frutta secca magari come spezzafame, mentre quando osservo i principi del Ramadan mi astengo anche dal bere e anche questo a volte lo faccio per motivi di allenamento legati allo sport, quindi un po' metto il mio fisico volutamente sotto stress, a volte magari mi alleno anche in questi periodi per abituarmi a non bere in previsione magari di challenge sportive. Durante questi periodi di digiuno è importante osservare dei consigli alimentari perché è un periodo in cui il fisico viene messo molto sotto stress. E oltre al significato religioso del digiuno, che qui non andremo ad approfondire, tantissimi nutrizionisti consigliano la pratica del digiuno, almeno quello intermittente, come pratica salutare. Ma in ogni caso, prima di decidere se seguire o meno dei momenti di digiuno, soprattutto se avete delle particolari patologie, vi consiglio sempre di consultarvi con dei nutrizionisti esperti per evitare qualsiasi tipo di problema. È importante bere molto la sera e la mattina prima di iniziare il digiuno. I fedeli si svegliano prima dell'alba, momento della prima preghiera, per bere e per mangiare alcune cose. Se volete provare, vi consiglio di evitare cibi industriali, per intenderci non fate colazione con cappuccino e cornetto o comunque con cibi confezionati, perché potrebbero portarvi ad avere facilmente molta sete nell'arco del giorno, quindi questo renderebbe più difficile l'astinenza dall'acqua. Bevete tantissima acqua, riempitevi la pancia di acqua, deve essere un po' un effetto cammello, diciamo così. E io ad esempio sono abituato a fare colazione con un po' di datteri, magari una tisana, bevo tantissima acqua, magari anche un po' di cereali integrali, che sono un po' di pane integrale. Dopo questo pasto i musulmani vanno a fare la preghiera, poi magari tornano a dormire. Durante il giorno molti praticanti tendono comunque a riposare tante ore per non affaticare l'organismo scarico di energie, per via del digiuno completo e per far passare prima il tempo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La parte mentale sarà parimenti difficile, bisogna vincere la sensazione di fame e di sete soprattutto. Tenervi impegnati in alternativa al riposo sicuramente aiuta, quindi fare anche un'attività sportiva leggera, quindi una camminata, sicuramente da evitare sforzi troppo impegnativi o comunque luoghi che possono favorire la disidratazione, quindi per intenderci non vi mettete a prendere il sole. La fine del digiuno, quando ci si riunisce con amici e parenti per cenare, è paragonabile alla gioiosità della nostra notte di San Silvestro. Oltre ad essere un rituale, mangiare datteri prima di interrompere il digiuno, la tradizione vuole il numero dispari, dà un temporaneo senso di sazietà, che consente così di non ambientarsi sul cibo. Un eccesso di cibo, infatti, rischierebbe di creare uno scompenso all'organismo dopo un'intera giornata, senza bere e senza mangiare. Mangiare in abbondanza, per intenderci abbuffarsi, non fa assolutamente bene ed infatti è esplicitamente sconsigliato ai musulmani anche dai dettami religiosi. Io durante la cena post digiuno tendo comunque a seguire
le mie linee guida, quindi do prevalenza a insalate, zuppe, legumi, verdure. Bevo tantissima acqua, ma non durante il pasto, e magari accompagno la serata con una tisana, tutto questo per favorire l'idratazione. Posso concedermi qualche extra, un po' come premio per aver superato il giorno di digiuno, ma tendo a non esagerare, quindi considerando che io in genere non prendo cereali raffinati, non prendo la carne, non prendo latte e derivati, non è che mi vado a fare poi 300 grammi di carbonara, magari prendo un dolcetto o comunque non vado a prendere tutto quello che in genere non prendo, perché poi rischierei di stare male. Altro consiglio che posso darvi è quello di abituarvi gradualmente, soprattutto se non l'avete mai fatto, quindi magari già da qualche giorno prima iniziate a saltare la colazione, fate colazione solo con qualche dattero e bevendo tantissima acqua o tisane, e magari provate a saltare qualche pasto, qualche pranzo, ma continuando a bere, quindi fatelo un po' per volta e ripeto, sempre con la guida di un nutrizionista esperto. E voi avete mai provato a fare digiuno? Scrivetemelo nei commenti. Ramadan Mubarak e ma salama!